Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme una torta fredda al limone. Semplicissima, veloce, profumata e davvero deliziosa. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per preparare il nostro dolce abbiamo bisogno di biscotti digestive, amido di mais, un pochino di curcuma, succo e zeste di limone bio, acqua, zucchero e burro. Come prima cosa iniziamo a tritare i nostri biscotti. Io li trito manualmente. Facciamo fuoriuscire l'aria dal sacchetto dove abbiamo messo i biscotti e chiudiamo il sacchetto con un laccio. E ora procediamo con il mattarello. Io mi fermo così. Voglio che ci sia qualche pezzettino di biscotto, quindi non li riduco completamente in polvere. Io ho fatto questa operazione manualmente, se vorrete potrete utilizzare un robot da cucina. Aggiungiamo un po' di scorsetta di limone. E il burro. Lavoriamo tutto. Direttamente su un piatto da portata ho posizionato l'anello di uno stampo a cerniera da 24 cm e come vedete ho foderato l'anello con carta da forno. Ora versiamo i nostri biscotti all'interno. Adesso con la spatola creiamo la base del nostro dolce. Dobbiamo formare anche un bordo. E noi ci siamo. Il bordo che ho formato è alto circa 3 cm. Ora la base è pronta, la portiamo in frigo a riposare per almeno un'ora. Ora dividiamo i limoni a metà e li spremiamo.
Ora prepariamo la crema al limone, mettiamo in un pentolino lo zucchero, l'amido di mais, e la curcuma e misceliamo. Come al solito tutti i pesi li trovate scritti in info box sotto il video. Ora iniziamo a versare gradualmente il succo di limone. Vedete, non ci sono grumi. E adesso aggiungiamo l'acqua tutta in una volta. E mescoliamo. E ora possiamo trasferirci sui fornelli. Ho messo la mia pentola su una fiamma dolce e mescolo di continuo fino a portare la crema ad ebollizione. La nostra crema si sta gradualmente ispessendo. L'importante è continuare a girare per far sì che la crema non si attacchi sul fondo. Vedete che bel colore che abbiamo ottenuto con la puntina di curcuma che abbiamo messo. Io preferisco utilizzare la curcuma, che è naturale, piuttosto che i coloranti, e vi assicuro che in questa ricetta la curcuma utilizzata in quella quantità, appena una punta di cucchiaino, ci aiuta a dare un colore vivace alla nostra crema, ma non influisce minimamente sul gusto. Eccola qui, che la crema inizia a borbottare, come dico io. Inizia a bollire 30 secondi e la togliamo dal gas. La nostra crema profumatissima è pronta. Ora io verso la crema in un contenitore che ho tenuto in freezer. Metto poi il contenitore all'interno di una ciotola capiente con acqua e ghiaccio, e tutto questo per favorire il raffreddamento della crema. Noi però non dobbiamo aspettare che la crema raffreddi completamente. L'importante è che diventi tiepida. La nostra crema ha raggiunto la temperatura ideale, è solo leggermente tiepida, ma è pronta per farcire il dolce.
E a questo punto dobbiamo semplicemente portare il nostro dolce in frigo e lasciarlo riposare per almeno 4 ore. La nostra torta fredda dopo il riposo in frigo è pronta per essere portata in tavola. Procediamo a togliere l'anello. E ora dobbiamo semplicemente decorarla a nostro piacere. Io utilizzo delle fette di limone verde. E una foglia di menta. Niente di più semplice. Se vogliamo possiamo spolverare leggermente il bordo con un pochino di zucchero a velo. Semplice, veloce e davvero profumatissima. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che la mia torta fredda al limone sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e a cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.